Cari amici, qui il vostro Sant'Enchan. Sto facendo questo live dopo 4 giorni che non faccio nulla per il canale e forse gli metterò un titolo migliore, forse non so che sarà, ma ho ricevuto molti commentari, alcuni belli, alcuni brutti. Quindi adesso passiamo un po', che qua non riesco nel computer a vedere la diretta che faccio dal cellulare. Ah, ecco qua. E così rispondo al nostro amico Alessandro Arcangeli. Bella, elegante, grazie, grazie mille amico. Grazie infinite. C'è chi non la pensa come te, che è il nostro spettatore, a cui non piace come ballo. E il nostro spettatore è questo qua, eh, che probabilmente cancellerò il suo commentario, ma l'ho voluto mettere in evidenza per vedere i miei fan, i miei seguaci che ne pensano della sua condotta, perché io non voglio segnalare nessuno, ma se a qualcuno il suo commentario non piace lo potrà segnalare. Io invece ho deciso di non filtrarlo, proprio perché per fare vedere a tutti il motivo per il quale io filtro i commentari generalmente. Allora Alessandro Arcangeli, qua c'hai il nome di quello spettatore che ha fatto dei pessimi commentari sulla forma in cui ballavo, ma anche di peggio. E niente, sono 4 giorni, mi sembra, che non faccio un live. 4 giorni, grazie per il like. Anche sono più di 4 giorni che non carico un video editato dal computer, perché ormai è sempre più difficile fare dei video, ma ho fatto dei video che si sono visti molte volte, perlomeno rispetto ad altri. Allora vale la pena di ricordarli. C'è anche un altro youtuber che mi ha fatto un commentario cattivo, e che è questo qua, questo signore qua, questa signora, non so. Ecco qua. Ecco, se volete voi fategli dei commentari, ma ecco, ho fatto un video eh, che si è visto molte volte, parlando del caso Yara Gambirasio. E poi vabbè, soprattutto il video Electronic Dance, che è stato visto più di 1424 volte. Si vede che me l'hanno commentato negativamente per l'invidia. Ci sono degli youtuber che sono invidiosi, e qua vediamo se riesco. Ecco, questo è il titolo del video per il quale mi hanno criticato. Comunque non so, la politica italiana resta sempre quello che è. E qua fra i commentari invece buoni, e vediamo perché non me li mostra tutti adesso, chissà che cos'è. Ah, perché sto cercando, sì, vediamo fra i commentari favorevoli, eh, commenti pubblicati, c'è quello del nostro amico Duccio Barbacani, il quale saluto. Ciao Duccio Barbacani, eh, che tra le altre cose mi dice che c'ho una mitica cravatta di Preiana. Caro Duccio Barbacani, magari io fossi come di Pre, magari ci avessi lo stesso successo in YouTube. Però sì, mi è sempre piaciuta la cravatta rossa,
sta bene con tutto, poi è molto energetico il rosso. Allora, come dire, faccio questo video che forse sarà breve per non allontanarmi troppo dalla comunità YouTube che mi segue, e poi lo editerò meglio, perché non so che titolo dargli. Intanto sono già 5 minuti che trasmetto, e niente, io seguo sempre più scarsamente l'attualità, perché in pratica guardavo i TG come una prassi quotidiana, come una routine, come un qualche cosa, una noia quotidiana, e da un po' di tempo dopo pranzo dormo, quindi non me ne frega del telegiornale. Poi c'è stato il caso di Facebook, che forse parlerò di questo nel video. C'è stato il caso di Facebook ieri, oggi, non so se l'altro ieri, è scoppiato il bubone, e si è saputo che in Nord America, per il caso delle elezioni, almeno solo per quello, Facebook abbia venduto i dati di più di 5 milioni di persone. Io lo vengo dicendo in Facebook stesso: attenti, perché anche se avete un profilo falso, se avete una foto che non è la vostra, se avete un nome che non è il vostro, se date fastidio agli altri in Facebook, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, lo sa chi siete voi, da dove date fastidio, perché ci sono stati degli utenti, dei contatti miei, che si dicevano miei seguaci in YouTube e miei amici, che invece mi davano fastidio. Allora io gli ho detto a loro: se cercate di importunarmi, sappiate che rimarrà registro di tutto quello che facete, anche quando non mettete il vostro nome, la vostra foto, né nulla, come faccio io e molti utenti. Perché? Perché vabbè che di me vedono le foto, vedono i video, vedono come scrivo, e quindi anche il mio nome Sant'Enchan è un mio nome buddista. Sono ho preso rifugio in una comunità buddista cinese, quindi è un mio nome. Ma anche se voi che mi importunate non mettete il vostro nome, ne mettete uno a caso e mettete foto a caso, poi si vedono questi profili che sono di o di stalker o di spammer, o di provocatori, diciamo, che non hanno articoli personali, ma sempre pubblicano notizie, informazioni, chissà da dove prese, magari di parti politiche, ma quello non gli è utile per nascondersi, perché in definitiva quello che succede è che l'identità in Facebook è l'IP, tanto dinamico da casa o dal cyber, come l'IP che ti dà Facebook stesso dal momento che fai il login. Quindi di te sanno tutto, anche studiando gli algoritmi delle tue pubblicazioni e del tuo profilo e delle foto che metti che non sono tue, i tuoi gusti, tutto. Quindi ti possono studiare e rintracciare la volta che ti connetti a Facebook da un altro computer o da un altro cellulare o dispositivo mobile o fisso. Quindi care amiche ed amici, Facebook, pure se voi mettete un nome o un soprannome che non è il vostro, o uno pseudonimo, un nickname, e non mettete materiale vostro, buonasera Isaac, come va? Facebook vi può rintracciare geograficamente lo stesso. Poi soprattutto ci sono, ecco, c'erano dei troll che mi davano fastidio e mi hanno dato fastidio per parecchio tempo. Ecco, loro non mettevano il loro nome, cambiano spesso il nome, le foto, non postano nulla di loro, però giocano con le applicazioni di giochi di Facebook. Quindi, come si è visto, attraverso le applicazioni ti rubano i dati. Bene Isaac,
sto bene anch'io, grazie. Con le applicazioni dei giochi ti possono rubare i dati, e questo è il punto. Quindi cambiamo subito il titolo. Scusate se ci metto un istante. Hanno rubato i dati di 5 milioni di profili negli USA. Allora scusate che tardo un momento. Ecco fatto. Scusate che sto in silenzio correggendo qua il titolo, perché gli metto anche gli hashtag. Io penso, se negli USA hanno rubato 5 milioni di profili dati, pensa a cosa può essere successo in altre parti del mondo. 5 milioni, niente di meno. Dicono che nell'olocausto siano morte 6 milioni di persone. Qua si parla di 5 milioni. Non so se mi spiego. Hanno fatto un olocausto informatico. Ecco qua, adesso mettiamo libera licenza, scegli la lingua italiano, notizie politica, data di oggi, track. In questo modo vediamo un po'. Hanno rubato quindi ecco qua, hanno rubato, il titolo l'ho cambiato, un altro scandalo, breaking news, un altro scandalo di Facebook è il titolo. Hanno rubato i dati di 5 milioni di profili negli USA. Ciao Duccio Barbacani, come stai? Ciao Duccio Barbacani, scusa l'attesa, ma stavo correggendo il titolo, perché così poi una volta che stacco, visto che sono le 22:33, ma quello sarà il titolo della discussione. Breaking news,
un altro scandalo di Facebook: hanno rubato i dati di 5 milioni di profili negli usa, 6 milioni di profili. Adesso negli usa non c'è una dittatura, ma vi voglio informare che in Olanda operava nel dopo la prima guerra mondiale l'IBM, e in Olanda, con fini pacifici, il governo olandese promosse la raccolta di informazioni e di dati di tutti i cittadini, di tutta la popolazione. All'epoca i computer funzionavano con le schede perforate, cioè delle schede che si perforavano per leggere poi l'informazione, si passavano attraverso un lettore, e quindi si avevano degli immensi archiviatori, degli immensi archivi, no, con dei cassettini lunghi e queste schede perforate. Perché per esempio volevano dare il giusto omaggio religioso ai soldati dell'esercito e della marina. Siccome c'erano anche molti ebrei e molti non cristiani, o molti cristiani di diverse confessioni nell'impero coloniale olandese, si decise quindi che si doveva schedare l'orientamento sessuale, la religione, tutto, anche le credenze politiche di ogni cittadino, ma questo soltanto a suo beneficio, chiaro. Poi venne il nazismo, bombardò Olanda, lo occupò e si impadronì dei computer dell'IBM e del suo patrimonio di schede perforate sulla popolazione, dei dati statistici, che includevano anche i domicili. Poi bisogna anche dire che c'è stato un oscuro capitolo dell'IBM, perché l'IBM ha collaborato con i suoi ingegneri alla lettura di quell'informazione. Allora che è successo? Che siccome spontaneamente tutti collaborarono con il governo olandese e l'IBM per dare i loro dati, i nazisti seppero chi erano gli ebrei e dove vivevano, chi erano i comunisti e dove vivevano, perché i comunisti per esempio sono atei o erano atei, e quindi non volevano un funerale religioso. Il governo olandese quindi gli dedicava un funerale laico. Gli ebrei hanno bisogno di un funerale religioso loro, quindi così il governo olandese poteva dare un funerale a tutte le persone conveniente, anche per sapere agli indigenti se dargli carne di maiale o no, se bevevano vino o no. Invece se ne impadronirono i nazisti una volta occupata Amsterdam, Rotterdam, tutti i Paesi Bassi, che fecero una guerra prima dell'invasione della Polonia, e durante l'invasione della Polonia furono alleati con Stalin e l'Unione Sovietica. Quindi Stalin provò a invadere la Finlandia e la Svezia, e Hitler provò anche a invadere la Finlandia, ma soprattutto l'Olanda e la Danimarca, e ci riuscì con l'Olanda. Poi quando fronteggiò Stalin, Hitler invase la Svezia, allora invase tutta la Repubblica Scandinava, la Repubblica, perdono, la Repubblica, la che poi sono monarchi, la penisola scandinava, e che c'è poco tempo, vado di fretta. Allora vi dicevo, le migliori intenzioni di schedare le persone per salvaguardarne i diritti, i privilegi, e invece sono state le peggiori intenzioni, perché hanno favorito quelle informazioni di chi era comunista, di chi era ateo, di chi era ebreo, di chi era di sinistra, marxista, l'età della popolazione e tutto il resto, i domicili e tutto, ai nazisti. Adesso io mi chiedo, a livello planetario, tutti noi mettiamo o il nostro nome religioso, come nel mio caso Sant'Enchan, o mettiamo il nostro vero nome, mettiamo soprattutto le foto, anche se c'è gente che non mette il loro vero nome, mettono dei soprannomi per i quali sono conosciuti. Comunque mettiamo le foto, mettiamo video, e soprattutto, cosa che non si sa, quando si scrive un articoli di proprio pugno, quando si scrivono articoli di proprio pugno, con l'euristica possono valutare
lo stile di chi li scrive e dove li pubblica, ma anche da dove li ha pubblicati, quindi ti rintracciano comunque. La mia preoccupazione quindi è in mano di chi può finire quello che uno pubblica, la propria informazione, perché hai visto con che insistenza Facebook, se tu non lo metti o lo cancelli, ti chiede: ma di che città sei? Dillo ai tuoi amici. Dove sei nato? Vivi in un'altra città? Che sport fai? Che libri ti piace leggere? Che le religione professi? Sei fidanzato o sposato? Scapolo o celibe? C'hai figli? Quanti figli hai? Di che confessione religiosa sei? Sembra un po' il questionamento che faceva lo stato olandese in buona fede ai cittadini, per poi pubblicare tutto con l'IBM per tenere le schede. Isaac: Cambridge Analytics avrebbe raccolto dati da 50 milioni di utenti Facebook e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Esatto, Isaac, ma io ti dico che siccome per esempio ci sono molti malintenzionati, come ho detto prima dell'esempio olandese, no, che l'IBM in buone intenzioni del governo olandese ha raccolto dati privati e personali, poi sono stati invasi dai nazisti e hanno potuto i nazisti perseguitare meglio le persone di origine africana, di origine asiatica, gli ebrei, i cattolici che si opponevano al nazismo, tutte le persone che si opponevano al nazismo, i comunisti, i socialisti, i sindacalisti anche non di sinistra, le persone che risultavano affettate mentalmente o invalide, per eliminarle. Quindi se la Cambridge Analytics poi, adesso che c'è questa informazione, 50 milioni di utenti Facebook solo negli Stati Uniti, magari che loro sono in grado di rintracciare un utente, perché magari tu non metti la tua foto, non pubblichi cose tue, non metti video, foto, non c'hai foto di profilo, però giochi ai giochi di applicazioni per Facebook, e poi rispondi a delle domande semplici: di che confessione sei, che ti piace leggere, i film che guardi, dati sulla tua famiglia, di dove sei, dove vivi, dove hai vissuto. Te lo chiedono con insistenza. Io ho cancellato tutto e me lo continuano a chiedere con insistenza. Esatto, si lasciano comunque delle tracce. Esatto, perché loro studiano attraverso l'euristica la forma nella quale introduci i dati e come scrivi, quindi sono capaci anche di studiare il tuo stile di scrittura. Quindi se ci sono dei gruppi xenofobi in Nord America che comprano informazione, possono essere neonazisti, possono essere estremisti di estrema sinistra, possono essere eversivi di destra o sovversivi di sinistra, insomma razzisti, che non tollerano gli italiani, che non tollerano i cattolici, che non tollerano gli atei, che non tollerano gli ebrei, gli omosessuali, gli indigenti, categorie anche come qualcuno che mi ha discriminato in un video e che io ho lasciato il nome, qua l'ho messo, che non gli piace la mia electronic dance, no, a una persona che mi ha fatto dei commentari cattivi, e io dico a voi, e io non lo banno e ho voluto fare vedere il commentario, ma è questa persona che mi ha fatto un commentario cattivo, e da l'icono sembra che è un estremista. E poi c'è stata anche un'altra persona che ha fatto dei commentari cattivi. Vabbè, sempre ci sono dei commentari cattivi, però non è quello il punto. Io mi chiedo e vi chiedo, se questa informazione adesso questa compagnia Cambridge Analytics l'ha raccolta, c'ha più di 50 milioni di profili, e quindi io devo cambiare il titolo, mi vedo forzato a cambiare il titolo. Se sono 50 milioni, poi magari si scoprirà che sono 500 milioni anche fuori dagli Stati Uniti,
capito? È quello il problema. Eh, se poi rivendono questi dati a persone o a organizzazioni poco affidabili di estremisti, e che succede? Che può succedere? Che può arrivare a succedere? Che arrivano a perseguitare le persone, come è successo in Olanda da parte dei nazisti, tanto in Europa fuori, tanto in Olanda come tanto in Olanda come fuori dall'Olanda. Poi i tedeschi hanno perseguitato milioni di persone. Con la parola almeno non ti preoccupare e non ti preoccupi di niente. Scrivi almeno 5 milioni di profili. Beh, io ho messo 50, punto sul sensazionalismo. Poi ecco, fra 50 e vediamo 50 milioni di utenti Facebook, vediamo che trovo, perché se mi dice di sì, l'ombra del potere, 50 milioni di utenti Facebook spiati da Trump. Quindi c'è conferma che sono 50 milioni. Qua c'è scritto questo, eh, quindi un giorno fa, questo si sapeva da ieri. eh, del caso Montesi, Matteo Montesi, della chiusura del suo canale. Beh, come dire, beh, Trump no, non credo che Trump ci avesse, che Trump ci avesse di persona, eh, qualcosa da fare. Comunque è impressionante come anche Facebook abbia perso per le dichiarazioni, e altre reti sociali come Snapchat, per le dichiarazioni di modelle ed utenti importanti, azioni nella borsa. Per esempio Snapchat, ultimamente un'attrice si è lamentata che gli ultimi aggiornamenti non erano buoni, e c'è stato in Snapchat un crollo delle azioni del 5 o 7%. Nessuno ha spiato nessuno, hanno truffato facendo completare i questionari a Isaac da uffici legali legati a Trump. La cosa è risaputa. Duccio Barbacani, nessuno ha spiato nessuno. Isaac, hanno truffato facendo compilare questionari. Isaac, ma che veniamo dichiarati, ma che venivano dichiarati per altri scopi. Beh, d'altra parte, guardate, lo hanno detto nella tele molti esperti: se tu dai l'autorizzazione a delle applicazioni che funzionano tanto nel computer come nel cellulare, in Facebook o in altri siti, portali, di utilizzare determinate concessioni tanto nel computer come nel cellulare, per esempio ti chiedono la gestione delle foto, la gestione della linea telefonica, cioè quando un'applicazione ti chiede troppi permessi tanto in Facebook dal personal computer come dal cellulare, tu devi avere dei sospetti. E allora chi c'ha ragione? Qua c'è una discussione fra Duccio Barbacani e Isaac nel dirmi che sì, che è vero che Trump ha fatto spiare, che Trump non ha fatto spiare. Io mi documento, ancora non ho incontrato altre info, dice Isaac. Bene, io vorrei sapere chi è interessato a dire che una bugia sul fatto che abbiano spiato attraverso Trump 50 milioni di utenti. Quello che attraverso Facebook, quello che ho trovato ora in rete documenta la cosa come l'ho descritta. Infatti, come l'ho trovata anch'io,
domani caricherò un video sull'argomento. Bene, Duccio Barbacani, aspettiamo intrepidi il tuo video. Però fino adesso si è detto che attraverso Facebook hanno rubato le informazioni per la campagna elettorale. Perché dovrei, allora Isaac, perché dovrei dare più credito alla tua versione, Duccio? Sono pronto a cambiare idea, anzi auspico sempre di trovare la verità. E comunque resta il fatto che hai risaputo che attraverso le reti sociali, non dico i presidenti come Donald Trump, ma addirittura i singoli hacker, stalker, pranker, eccetera, e troller possono rubarvi informazione, soprattutto in chat, facendovi parlare, prendendovi l'ip della chat. Ok, vedrò il tuo video, Duccio, dice Isaac. Allora, ecco, a questo punto volevo già perché si fa tardi, volevo già lanciarvi questa proposta, visto che i miei amici sono più di 4, stanno discutendo freneticamente tra di loro. Voglio che anche voi discutiate freneticamente fra di voi e poi commentiate nel video quando lo vedrete già caricato, perché adesso sono le 22:50 circa. E iscriviti al mio canale di Aulo Duccio Barbacani. Vediamo, io mi sembra di essere iscritto al canale, però non si sa mai, non si sa. Vediamo un po'. Duccio Barbacani, sì, sono iscritto ed ho azionato anche la campanella, caro Duccio Barbacani. Quindi io sono iscritto. Allora mi rivolgo a tutte e tutti voi che vedrete questo video quando già sarà caricato. Ah, bene, perfetto. Fra youtuber ci si deve aiutare. Devo ancora guardare i tuoi video, Duccio, lo farò al più presto e li commenterò anche, e se posso li diffondo. Fai altrettanto con i miei, magari vai a vedere quelli più vecchi, perché io ho fatto tanti video che hanno meno di 200 visualizzazioni, ma li ho fatti col cuore. Allora vi dicevo a tutte e tutti voi, se questo tema vi sconfinfera, se avete dei dubbi, ditemi secondo voi, allora gli metto il punto interrogativo per essere più esatto. Ma secondo voi è vero che hanno rubato 50 milioni, come dicono ormai le notizie da più di un giorno, 50 milioni di profili negli USA, di dati personali che non riguardano soltanto le foto, il nome o quant'altro, ma lascio il punto interrogativo, così si sottintende che dovete rispondere. Ma loro riescono anche a vedere da come si pubblicano le notizie, da dove le pubblichiamo. Quindi molti non appaiono con la loro faccia, si mettono i soprannomi più strani, non pubblicano foto o video, però intanto giocano alle applicazioni che gli chiedono l'accesso al router, l'accesso al cellulare, l'accesso. Quindi loro hanno non dico rubato, perché lo hanno fatto con il consenso degli usuari. Hanno preso informazione, perché purtroppo noi non leggiamo le istruzioni quando dobbiamo giocare a quel giochino in Facebook, magari con il messenger nel cellulare per fare i gol, ecco, per fare i penali. E quel giochino, prima di iniziare a giocare, ci chiede il permesso di prendere i dati dal cellulare. Allora deve essere sospetto se ci chiede il permesso di utilizzare la galleria di foto, di utilizzare le foto, di utilizzare il registro dei contatti del cellulare, di utilizzare i contatti di Facebook, i contatti di Google Plus. Ci sono molte applicazioni per togliere unfollowers da Instagram e da Twitter, che ti chiedono di iscriverti attraverso Facebook e di utilizzare i dati di Facebook. Poi tu ti lamenti che utilizzano le tue informazioni di Facebook, degli spammer o degli stalker, e non sai da dove hanno preso i dati, ma li hanno comprati da una database che tu hai acconsentito a creare anche con i tuoi dati.
perché tu cedi privilegi a delle applicazioni per utilizzarle totalmente. Se ti chiedono per esempio di utilizzare il router del tuo internet, di no. eh, quello adesso è bloccato per 2 settimane. Ah, a me piacerebbe sapere cosa ha fatto Montesi, perché gli hanno chiuso il canale, i canali. Quello ah, quello di adesso è bloccato per 2 settimane. Sta caricando video su Revenge Montesi, mi pare si chiami il nuovo canale. Isaac Duccio pure, ma perché esiste pure un blocco temporaneo? Isaac, esiste la possibilità di inibire il caricamento per un determinato periodo come ammonimento. Quello che posso dirti, dice Isaac, di certo è che i suoi hater storici non lo segnalano più, anzi stiamo cercando di aiutarlo. Isaac, il punto è che ci sono delle mine vaganti che per ripicca o altro non lo lasciano in pace. Duccio, mi pare di aver intuito in uno dei nuovi video che abbia parlato di Pamela, la ragazza fatta a pezzi. Forse avrà fatto qualche commento razzista. Duccio, però non so. Isaac, scusa se ho spammato un po' di info per Duccio. No, no, fate pure, mi piace che la gente parli nel canale. Duccio, grazie Isaac. Isaac Duccio, i motivi della chiusura sono: nel primo per razzismo e istigazione all'odio, il secondo per spam e pratiche ingannevoli. C'erano video compromettenti, ma niente di assurdo. Il fatto è, caro Isaac e caro Duccio, che una volta che tu chiudi un canale o cancelli un video o ti chiudono un canale, i video non ti appartengono più. Allora che è successo? Lo stesso che se voi andate a vedere il canale dell'orco patatone, che ha tutti i video di John Doe 74 e della sua cricca di amici, che facevano finta di insultarsi fra di loro per avere audience. Purtroppo però hanno detto cose che non dovevano dire, hanno mostrato anche delle armi tipo un coltello e gli hanno chiuso i canali. Adesso hanno pubblicato il loro video che loro non possono rivendicare i successi di quei video economici. E lo stesso con Giuseppe Simone, gli hanno cancellato un sacco di canali ma hanno salvato i suoi video. Quindi alla fine se qualcuno farà soldi con i video di Giuseppe Simone non sarà lo stesso Giuseppe Simone. Lo stesso è successo con Matteo Montesi. Hanno chiuso il suo canale storico perché ne ha avuto tanti. Due dicono che portavano i nomi dei suoi animali, dei suoi cani, e li ha dovuto chiudere perché c'era una causa di separazione e voleva l'affidamento dei suoi figli. Allora quando ha aperto il terzo canale, che è stato quello più grande che gli hanno chiuso, qualcuno ha iniziato a caricare su un suo canale brani dei suoi vecchi video, e quindi qualcuno fa soldi con i video di Matteo Montesi perché non gli appartengono più. Una volta che tu togli il video dal canale non ti appartiene più il video. Una volta che chiudono il tuo canale, il tuo video non ti appartiene più. Se io cancellassi questo live e qualcuno l'avesse salvato e caricato sul suo canale, poi non posso reclamare che è mio, perché non ho neanche, magari decido di chiudere il canale di YouTube io e non ho più un canale, quindi non sono più titolare di nulla, e quindi basta anche una sola segnalazione per eliminare un video. Sì, però ci deve essere un motivo nel video per eliminarlo, e se non dici parolacce, per esempio, io posso segnalare commentari. Matteo ha il logo registrato però non ha più partnership. Ah, gli hanno tolto a me hanno tolto la monetizzazione perché ci occorrono 4000 ore all'anno di views, ne ho 2006, ma ho la partnership, posso fare le live eccetera. Però ritornando al tema di prima, perché purtroppo guardate gente, sono quasi le 11, sono da 39 minuti in live e stiamo divagando. Ditemi
e questo lo dico a voi nei commentari perché adesso chiudo, e lo dico agli amici ed amiche che ci seguiranno, che mi vedranno dopo. Breaking news: un altro scandalo di Facebook. Hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA e magari nel mondo. Secondo voi è vero o no? Il problema è che Matteo continua a rispondere male agli utenti. I ragazzi più giovani e più permalosi prendono la cosa come pretesto per segnalarlo. Ebbene, farò un altro video sul caso Matteo Montesi. Dovrebbe ridimensionare tutto e rendersi conto che YouTube ultimamente è cambiato. YouTube è cambiato perché gli sponsor non vogliono cose che non possano sponsorizzare, tipo Walt Disney. Si ricapitano in un canale dove Matteo Montesi già diversi strani ne fa tanti. Infatti a me hanno monetizzato solo 26 video, io li monetizzavo tutti, ma solo 26 li hanno accettati alla monetizzazione dei miei quasi 800, e mi hanno pagato solo su un video, quello che ha superato le 100.000 views. Allora mi raccomando, care amiche ed amici, faccio questo video, ho fatto questo video perché voi lasciate la vostra opinione. Secondo voi hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA, o invece sono stati propri usuari di Facebook e delle sue applicazioni che senza rendersene conto hanno dato alle applicazioni di Facebook e a Facebook il pieno controllo dei loro dati? Quindi a volte non si guarda i contratti per utilizzare un'applicazione e non si guarda i permessi che si dà al proprio Facebook di utilizzare i propri dati e si accetta incondizionalmente. No, sono romano ma non ho pronuncia, non ho inflessione. Allora, sono stati ingannati o si sono ingannati da soli gli usuari di Facebook? Hanno rubato dati solo negli Stati Uniti e 50 milioni di profili, o anche al resto del mondo? Potrà capitare a voi? È vero, come qualcuno dice, che dietro c'è la campagna elettorale di Donald Trump? Magari non sarà stato lui direttamente a organizzare tutto, magari sarà stato qualcuno dalla Russia, con amore dal freddo, la spia che venne dal freddo, non so. Beh, usuario, perché si legge in giro usuario di Facebook, colui che utilizza. Utilizzatore mi sembrerebbe un po' un tecnicismo. Un usuario, colui che usa, usuario, non colui che viene dall'usa. Commentario, perché è il commento, i commenti, commentario. Vabbè, no, non sono spagnolo. Commentario, una volta si diceva lascia il tuo commentario in descrizione. Io sono utilizzatore finale. Vabbè, utente si dovrebbe dire in italiano. Ah, utente, sì, giusto. Usuario. Beh, una volta ci insegnavano a scuola anche usuario. Vediamo un po'. Usuario, colui, usuario, il dizionario dice titolare di un diritto d'uso dal punto di vista giuridico. Quindi in italiano usuario, il titolare di un diritto d'uso dal punto di vista giuridico. Quindi giuridicamente noi, anche se gratuitamente, siamo usuari di Facebook, perché abbiamo dal punto di vista giuridico un diritto d'uso. Noi siamo titolari gratuiti di un diritto di uso dal punto di vista giuridico in Facebook. Quindi usuario non è spagnolo, è una terminologia giuridica italiana. Ecco qua, è un aggettivo. Sostantivo e maschile. Ve lo lascio qua. Ecco qua, usuario. Usuario, no, perché non abbiamo diritto a niente, solo ad usare funzionalità che Facebook decide di farti usare. Sì, ma tu puoi decidere con quali limitazioni può utilizzare quello che tu metti. Quindi se le foto sono le metti con dei limiti, in teoria non le può vendere a terzi.
anche se poi sappiamo che dicono è stato un hacker e utilizzano. Però in teoria tu puoi limitare, come le applicazioni che scarichi dal cellulare. Se ti chiedono come Instagram di utilizzare il 3G, il 4G, il wifi, la lista dei contatti, la galleria delle foto, troppe cose, non utilizzare l'applicazione bello mio, bella mia, poi ti lamenti. Comunque adesso so perché io utilizzo usuario e non utente, e lo sapevate voi che io sono perito ragioniere. Ecco, io sono perito ragioniere, usuario finale e non utente finale, lo so perché nel cedimento di un bene, della nuda proprietà, o nel caso dell'affittuario e dell'affittante, c'è l'usuario finale, che è colui che per esempio beneficerà dell'affitto di una proprietà, di un bene, di una macchina. Beh, comunque adesso vi devo veramente lasciare, adesso stiamo parlando di ragioneria, io sono perito ragioniere e quindi mi era familiare il termine usuario per quello. Ma non divaghiamo, bando alle ciance, ormai ci siamo riusciti, sono le 23:05 ed io trasmetto da 46 minuti, sono veramente stanco. Voglio continuare a leggere il mio libro di Howard Philip Lovecraft, Le montagne della follia, e voglio dormire prima di mezzanotte. Beh, l'importante è comunque capirsi. Grazie Giovanni Persia, bella live, abbiamo toccato vari argomenti. Esatto, Isaac, e 5 persone dal vivo, non so se siete arrivati a un massimo di 7. Ecco, a tutti quanti voi, anche io stacco. Buon proseguimento a tutti. Isaac, ciao Isaac. Eh, per tutte e tutti coloro che guarderanno il mio video dopo, mi raccomando, ditemi, secondo voi quest'altro scandalo di Facebook è vero o finto? Hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA, o sono stati gli incauti qua, come dice il nostro amico Giovanni, eh, utilizzatori finali, eh, gli ignari usuari, gli ignari utilizzatori di Facebook, che hanno concesso troppe licenze alle applicazioni che utilizzano, perché si direbbe che hanno raccolto i dati attraverso i dati che gli utenti permettevano, che gli stessi utenti permettevano a determinate applicazioni di raccogliere. Quindi se tu attraverso il computer o il cellulare permetti a un'applicazione di raccogliere i tuoi dati, sei un utente che non è prevenuto, e allora permetti a qualsiasi applicazione dal cellulare o dal computer di Facebook e di qualsiasi altra rete sociale di utilizzare i tuoi dati. Magari adesso quei 50 milioni di dati dentro e fuori gli Stati Uniti saranno stati già venduti a terzi e ad altri, chissà per quali finalità. E ho già spiegato prima cosa è successo in Olanda con l'IBM e l'invasione da parte del Terzo Reich dell'Olanda, che in Olanda e in Europa poi hanno perseguitato nemici politici e ideologici. Allora mi raccomando, secondo voi è vero i 50 milioni di profili negli USA sono stati clonati perché gli utenti ignari davano permessi alle applicazioni senza sapere che permessi erano, perché molte volte i contratti non si leggono, o se sono stati truffaldinamente marpionati? No, perché non abbiamo diritto a niente, solo ad usare funzionalità che Facebook, Giovanni dice, no, non le cede a terzi, ma non sono più di tua proprietà, vende. Beh, comunque l'importante è capirsi. Vabbè, qua che dice poi per ultimo Giovanni Persia, lo smartphone è una miniera di dati per impostazione di sistema, i dispositivi comunicano automaticamente di che marca e modello sono, per esempio. Esatto, poi dicono che i cellulari cinesi inviano moltissima informazione in Cina, come se non bastasse costano poco, tutto il mondo li compra, e come se non bastasse vengono con Google che manda informazione negli Stati Uniti
e uno se carica i video in Vimeo manda informazione in New York, se carica video in Dailymotion li manda in Francia, e se utilizza Google li manda negli Stati Uniti. Non c'è nulla che li mandi in Italia a parte virgilio.it. allora voi tutti che ne pensate? È stato per le elezioni, c'è dietro magari, non dico Donald Trump in persona, magari qualche suo assessore, c'è dietro Putin? Ecco, aspetto che commentiate questo video, metterò domani forse o questa notte tardi i video consigliati e anche le anteprime dei video, così farete clic in quei video più visti. Mi raccomando, diffondete i video più visti ma anche quelli meno visti, commentategli, dategli like, aiutatemi a raggiungere le 4000 ore per raggiungere di nuovo la monetizzazione. I video miei che vi piacciono del mio canale condivideteli, e poi un'altra cosa, condividete questo video se volete che i vostri amici partecipino di questa discussione e commentino, dicano la loro, se secondo loro hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA, oppure sono stati gli ignari utenti che hanno permesso, hanno dato troppa licenze di utilizzo dei dati alle applicazioni, oppure se è un effetto collaterale di stare nei social. Per me, che quando un'applicazione per cellulare o per computer chiede troppi permessi, non gli si debbono dare, e se non è possibile togliere qualche permesso non bisogna caricare l'applicazione. Per esempio il gioco dei rigori del Messenger per cellulare ti chiede tutti i permessi possibili. Io poi a un certo punto gli ho cancellato qualche permesso e mi ha permesso di non accedere alla rubrica dei contatti. Devo dire che il cellulare con il quale mi filmo non lo utilizzo per fare chiamate telefoniche perché non ha la scheda sim, però non gli voglio dare il permesso, e quindi si possono togliere permessi alle applicazioni. Con questo vi lascio perché mi si sta a riscaldare il cellulare come un ferro da stiro. Vi ringrazio di avermi seguito e ringrazio tutti e tutti voi dei vostri commentari. Mi raccomando, se questo tema vi intriga, se avete una risposta a quella che ho convertito in una domanda, breaking news, un altro scandalo di Facebook, perché ne ha avuti tanti, hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA, e chissà se non ne hanno rubato fuori dagli USA, volevo chiedere, ma poi era troppo lungo. Oppure sono stati gli ignari utenti come me, come tutti voi, che non togliamo permessi alle applicazioni e ai social forum, ai social network, che ci facciamo prendere i dati e dobbiamo vedere i permessi che hanno i social network e le applicazioni da cellulare e da computer prima di utilizzarli. Cioè, una volta che ti danno il permesso di utilizzare un'applicazione o un social network o un programma o qualsiasi altra cosa, prima di iniziare ad utilizzarlo configurane, metti le foto solo tra amici, metti che non possono rivendere i dati, non so, cerca di fare qualcosa. Comunque certo, una forma di aggirare da tutto c'è, perché i tuoi stessi contatti ti possono tradire. Comunque io lo dico per l'ultima volta a quelli che mi hanno importunato a Facebook, che Facebook sa tutto di loro e tutto quello che hanno pubblicato anche nei messenger privati che mi hanno mandato, per quanto non abbiano la loro foto e il loro nome e non pubblichino nulla di loro ma pubblichino articoli di altri. Quello che succede è che loro giocano molto soprattutto ai giochi nel messenger di Facebook. Allora che succede? Che così sanno tutti i dati loro, i loro algoritmi, la loro posizione e tutti i messaggi in privato che mi hanno mandato. Allora mi raccomando, commentate questo video. Adesso taglio perché già sono veramente molto stanco, leggerò Lovecraft. Per quelli che vedranno il video adesso, guardatelo e lasciatemi un vostro commentario. Che ne pensate? Veramente gli hanno rubato 50 milioni di profili negli USA e per la campagna elettorale,
o sono stati gli ignari usuari che non cancellano i permessi e si fanno prendere i dati a mansalva, e poi i dati che adesso hanno a loro disposizione, che non li restituiscono né li distruggono, li continueranno a dare ad altri, a cedere in cambio di beni, di servizi, di denaro. Cioè, in pratica, questi 50 milioni di profili di Facebook andranno in giro per tutto il mondo come informazione venduta clandestinamente. Voi che ne pensate? Voi stessi state in uno di quei 50 milioni di profili? A voi l'ardua sentenza. Guardate i video consigliati e nelle anteprime anche, così sapranno che vi piace guardare i miei video. Condividete i miei video, mi raccomando, aiutatemi a raggiungere le 4000 ore di visualizzazioni per recuperare la monetizzazione. YouTube si avvicina a dovermi dare $100, però non me li dà perché non ho la monetizzazione, ma non mi ha tolto la partnership. Quindi io non chiedo denaro, non do la PayPal come fanno molti youtubers, non faccio l'elemosina, non chiedo denaro, ma chiedo visualizzazioni. Guardatevi quanti più video possibile e fateli guardare mandando il link per email o attraverso i network. Mi raccomando, aiutatemi perché sono disoccupato. Allora, senza più dire, vi lascio perché altrimenti non finisco più. Mi raccomando, condividete questo video e tutti i miei video che vi piacciono. Un abbraccio dal vostro Senten e grazie per avermi seguito fin qui, e vi lascio dopo una live di 56 minuti. Non voglio arrivare all'ora perché veramente sarebbe troppo. Ciao.